Battaglione, carica! Ho fatto altri video sulle strategie di alcune battaglie fantasy e non potevo non parlare anche della battaglia più famosa di Berserk, cioè l'assedio di Doldry. Del resto me l'avete consigliato anche voi nei commenti e è stato un ottimo consiglio. Oltre a ripercorrere la battaglia e a darvi una mia opinione sulle tattiche usate, vi rivelerò anche una vera strategia a cui si è ispirato Kentaro Miura. Quindi direi di scendere subito sul campo di battaglia. L'assedio della fortezza di Doldry si svolge dal capitolo 23 al 28 del manga e lo trovate anche negli adattamenti anime del 1997 e del 2012. È la più grande battaglia di tutto Berserk finora dove non siano pesantemente presenti degli elementi soprannaturali. Doldry era una roccaforte considerata inespugnabile e la sua conquista aveva dato avvio alla guerra dei 100 anni tra Midland e Tudor. Tudor l'aveva resa proprio la principale base operativa da cui portare avanti la conquista di Midland. Doldry sta sul fronte settentrionale di guerra dalla prospettiva di Tudor, quindi a sud di Midland. Questo potrebbe ricalcare le posizioni degli inglesi contro i francesi nella vera guerra dei 100 anni. Infatti, dopo il trattato di Bretigny del 1360, gli inglesi avevano il controllo di una grande porzione dell'attuale Francia, che era situata proprio nella parte sud-occidentale del paese. E anzi, la contesa per il dominio di queste zone fu proprio tra le cause scatenanti della vera guerra dei 100 anni. Nel design, Doldry invece è ispirata al castello di Coca che si trova in Castiglia. Il vero castello risale al XV secolo e è costruito in pianura, ma non ha dietro una collina rocciosa come Doldry. Il vero castello di Coca non è mai stato così determinante né inespugnabile come la sua controparte in Berserk, anche se è stato conquistato dai francesi durante le guerre napoleoniche. Essendo ispirata a un vero castello, la fortezza di Doldry di Berserk è abbastanza realistica, anche se nel manga non ne vediamo troppi elementi difensivi in funzione, perché non viene mai effettivamente assediata sulle sue mura. Nel film del 2012 invece c'è una scena aggiuntiva in cui vediamo dei tentativi di assedio di Doldry, e vediamo che i cannoni e le torri d'assedio non riescono a scalfirla. Le truppe di Midland che provano a salire con le scale vengono respinte con delle baliste e con la pece. Poi Doldry è protetta anche dai cavalieri del Sacro Ordine del Rinoceronte Viola guidati dal generale Boscogne, che sono i più forti cavalieri di Tudor. E lui è uno dei guerrieri umani più forti in assoluto in quel momento della storia. Per tentare la presa di Doldry c'è una grande riunione militare dei comandanti e del re di Midland. Loro vorrebbero sfruttare una crisi dinastica che è scoppiata a Tudor per la successione al trono, per cui Tudor non sarà in grado di mandare il suo intero esercito. In realtà alcuni generali vorrebbero fermarsi, ma non conquistare Doldry renderebbe inutili tutte le vittorie che hanno ottenuto fino a quel momento. Allora qualcuno propone a Griffith di provarci, visto che negli ultimi tempi ha riportato grandissimi successi e lui sostiene che potrà riconquistare Doldry solo con la sua banda dei falchi. Nonostante i generali non gli credano, il re di Midland gli affida questa difficilissima missione. Griffith è in forte inferiorità numerica, infatti ha 5.000 cavalieri per prendere una fortezza inespugnabile difesa da 30.000 uomini. In realtà nella storia le sorti della battaglia saranno giocate soprattutto su un trucco psicologico di Griffith. Infatti lui sa che il governatore della fortezza di Doldry per conto di Tudor è Lord Gannon. E Lord Gannon è un potente feudatario che è invaghito di Griffith per i suoi trascorsi con il comandante dei falchi. Possiamo chiamarlo Gannon o Ganon perché è il nome ufficiale, ma penso che sia una delle tante traslitterazioni sbagliate, infatti la traslitterazione giusta dovrebbe essere il cognome francese Guénon, che esiste veramente. Comunque, a parte il nome, il governatore dirà effettivamente al generale Boscogne di consegnargli Griffith vivo senza fargli del male, e farà uscire dalla fortezza a cavallo i suoi uomini con questo obiettivo, una decisione per niente furba.
E così si arriva al giorno in cui inizia l'assedio. La strategia di Griffith sembra assurda a Boscogne perché Griffith ha posizionato la banda dei falchi con alle spalle un fiume. E questa è una posizione molto vulnerabile che secondo lui solo un generale incapace potrebbe scegliere. Griffith guida personalmente un'avanguardia di circa 2000 uomini alla carica contro i cavalieri schierati da Boscogne. Pure in questo caso lui la considera una manovra assurda perché Griffith sta suddividendo i suoi pochi uomini in due, riducendone ancora di più il numero. In realtà in questo momento il piano di Griffith è eliminare subito il generale nemico per lasciare le truppe disorientate. Quindi manda Guts a rompere le file dei nemici e a tentare di colpire Boscogne. I cavalieri del rinoceronte viola sono sorpresi perché non erano abituati a qualcuno che riusciva a tenergli testa, ma comunque Boscogne dice che è solo una manovra diversiva e comanda di serrare i ranghi. A questo punto Gannon da dentro la fortezza fa una scelta assurda, ovvero decide di scendere lui stesso sul campo di battaglia per guidare le operazioni. Lo fa perché la strategia di Boscogne gli sembra abbastanza attendista e soprattutto perché teme che Boscogne non gli obbedirà e ucciderà Griffith. La scelta è ancora più assurda anche perché porta con sé la maggior parte degli uomini da dentro la fortezza, lasciandola indifesa, visto che pensa che la banda dei falchi non la raggiungerà mai. Intanto sul campo di battaglia Griffith ordina la ritirata verso le posizioni di partenza. Boscogne capisce che c'è qualcosa di strano e che probabilmente quella è una finta ritirata. Infatti Griffith avrebbe sicuramente potuto prevedere che con il suo numero ridotto avrebbe dovuto ritirarsi. Quindi Boscogne non vorrebbe inseguire la banda dei falchi per non cadere in una potenziale trappola. Ma Lord Gannon a questo punto arriva sul campo di battaglia e ordina pure di inseguire la banda dei falchi in ritirata. La banda dei falchi si è riposizionata davanti al fiume e qui si capisce che Griffith li ha posizionati lì per motivarli a dare il tutto per tutto. Il momento è giunto, dice, dietro di noi c'è solo il fiume. Non esistono vie di fuga, lottate fino alla morte. Non c'è altro modo per sopravvivere, ma se resisteremo, la vittoria sarà nostra. Guts e gli altri si preparano allo scontro finale, illuminati dal lampo della battaglia. Intanto scopriamo pure la seconda parte del piano di Griffith. Infatti Casca ha guidato un contingente sulle alture vicino alla fortezza di Doldry. Evidentemente ha aspettato che il grosso dell'esercito nemico si buttasse all'inseguimento di Griffith come lui aveva previsto, per poter prendere il castello che è stato lasciato in mano a pochi difensori. In mezzo alla polvere che si alza dal campo di battaglia e con i cavalieri di Boscogne impegnati molto lontano dal castello, Casca ordina alle sue truppe di attraversare le enormi porte dell'inespugnabile Doldry. Ordina ai suoi uomini di prendere Doldry il più velocemente possibile e organizza un contingente di soldati per impedire che arrivi a Boscogne la notizia che Doldry è stata invasa. Nel manga questa cattura della fortezza è decisamente troppo facile per trattarsi di una fortezza considerata inespugnabile. Dentro Doldry Casca si trova a combattere contro Adon, che è un altro comandante di Tudor che aveva già affrontato la banda dei falchi. Invece nei pressi del fiume Guts sta tentando di tenere lontani il più possibile i nemici da Griffith. Alla fine, visto che i suoi uomini non riescono a sconfiggere Guts, va a affrontarlo direttamente Boscogne. E dopo uno scontro molto violento, Boscogne riesce a spezzare in due la spada di Guts. E si meriterebbe una statua perché è uno dei pochissimi guerrieri semplicemente umani che riescono a sconfiggere Guts in combattimento. Giustamente si dice che fosse il più forte guerriero di Tudor. Purtroppo per Boscogne però qualcosa di più grande di lui è al lavoro dietro le quinte. Infatti Zod l'immortale, che fino a poco tempo prima combatteva per Tudor, lancia da lontano la sua spada a Guts. Con questa nuova arma Guts riesce a prendere di sorpresa Boscogne e riesce a ucciderlo visto che Boscogne era totalmente impreparato a quel Deus Ex Machina. Gannon comunque esorta gli uomini di Tudor a continuare a combattere anche se il generale è morto. Ma a questo punto Casca ha sconfitto Adon e ha conquistato la fortezza di Doldry dall'interno. E le bandiere della banda dei falchi cominciano a sventolare sulle mura del castello. Allora il morale delle truppe di Tudor crolla e si ritirano in maniera scomposta senza che nessuno lo ordini.
Griffith stesso uccide il governatore Gannon, che è caduto nei suoi inganni senza mostrare nessun sentimento. Se state apprezzando il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché ne usciranno tanti altri su Berserk, incluse le analisi di tutti i capitoli più nuovi che escono. E magari consigliatelo a degli amici interessati a rimanere sempre aggiornati sul mondo di Berserk. Questo video è stato consigliato anche da uno di voi nei commenti, quindi se mi scrivete argomenti che vi interessano potete aiutarmi anche a portare dei video sempre più interessanti. Insomma, questa battaglia ha delle tavole meravigliose solo per la cura con cui sono rappresentate le battaglie di Berserk meritano di essere recuperate. In particolare la battaglia di Doldry a me piace tantissimo già così com'è, quindi quello che dirò adesso è un'analisi dal punto di vista solo delle vere tattiche militari storiche, ma non sulla qualità generale della battaglia che per me nel suo contesto è ottima. Ovviamente poi, proprio per incastrarsi nei meccanismi della trama, non è storicamente realistica. Innanzitutto l'intervento provvidenziale di Zod non è realistico e non vuole esserlo neanche a parlarne. Ma soprattutto nessuno avrebbe lasciato una fortezza teoricamente inespugnabile con pochissimi uomini per gettarsi all'inseguimento del nemico. E anche in questo caso la decisione si può spiegare solo con l'infatuazione esagerata di Gannon per Griffith. Anche se so che non tutti lo hanno apprezzato, comunque in questo caso l'adattamento animato del 2012 ha alcune cose che in questo assedio vengono rese un po' più credibili rispetto al manga. Ha alcune fasi più dettagliate della battaglia, come il tiro degli arcieri. E per esempio non c'è l'intervento di Zod come Deus Ex Machina e Guts sconfigge Boscogne per conto suo. L'intervento poi sarebbe significativo per la trama generale, quindi è un taglio che si può criticare, ma non dalla prospettiva del realismo, perché anzi rende la battaglia più realistica. Poi nel film Gannon incontra degli ostacoli al suo piano sconclusionato anche tra le sue file. Infatti deve intervenire in prima persona per uccidere un cavaliere fedele a Boscogne che altrimenti sarebbe riuscito a eliminare Griffith. Casca poi riesce a introdursi a Doldry con i suoi uomini non nel modo un po' semplicistico che vediamo nel manga, ma deve usare Adon come ostaggio e deve fingersi appartenente all'esercito di Tudor. Così poi da dentro la fortezza può aprire le porte al gruppo mandato da Griffith per conquistarla. Credo che quando hanno fatto questo film si sono resi conto che alcuni punti andavano resi un po' più realistici anche per essere più interessanti per il pubblico, anche se le tattiche generali della battaglia non cambiano più di tanto. Entrando nei paragoni con la storia vera, a volte è capitato che un comandante troppo sicuro potesse ordinare una sortita in campo aperto per umiliare il nemico anche se aveva una fortezza ben difesa, ma di solito chi era assediato rimaneva a difendere la fortezza. In questo caso agli uomini di Tudor per vincere l'assedio sarebbe bastato rimanere asserragliati nel castello come avevano sempre fatto con successo fino a quel momento. Tra l'altro sappiamo che Doldry sta al confine di Tudor e poteva avere costantemente dei rifornimenti di viveri e di uomini da sud. La strategia della banda dei falchi ovviamente è pure questa insensata da una prospettiva realistica se non ci fosse stata la stupidità di Lord Gannon. Perché non ha nessun senso assediare un castello con un attacco frontale di cavalleria? Prima infatti, almeno nel film, lo stavano assediando con scale e macchine da assedio. E un classico assedio di isolamento in cui Griffith riusciva a tagliare i rifornimenti sarebbe stato praticamente impossibile perché la fortezza rimaneva collegata a sud alle terre in mano a Tudor. L'unica soluzione possibile sarebbe stata un'operazione che avrebbe richiesto molto più tempo. Se la fortezza era così importante da riconquistare per Midland avrebbe già dovuto provare a tagliare le vie di rifornimento da sud e poi a far morire gli assediati di fame. Nel manga non sappiamo se hanno fatto questo tentativo, ma è credibile comunque che pur avendoci provato per 100 anni non ci sarebbero riusciti neanche nella storia vera. Infatti dietro alla fortezza ci sono le montagne e sicuramente Tudor ha approntato delle vie protette per raggiungerla. E anche nella storia vera ci sono state numerose fortezze o città che sono rimaste inespugnabili per secoli. Un esempio è Calais, che è una città assediata proprio nella vera guerra dei 100 anni.
Gli inglesi l'hanno presa per fame tagliando i rifornimenti nel 1347 e poi l'hanno mantenuta come città fortificata fino al 1558, quindi per più di 200 anni. Calais era proprio una città prima francese che era diventata la base delle operazioni inglesi durante la guerra, quindi forse anche lei potrebbe aver ispirato un po' il ruolo di Doldry in Berserk, chissà. Comunque la soluzione di Miura per far vincere la banda dei falchi in realtà non è tanto assurda, infatti l'unico modo per far davvero vincere gli assedianti in breve tempo è che ci deve essere qualcuno che faccia un passo falso dall'interno della fortezza. Nella riunione stessa tra i capi di Midland il tentativo di Griffith viene proprio definito come un piano astuto e non come un assedio con l'esercito di Midland al completo. Togliendo Gannon, penso che se fossimo stati in un contesto storico reale, l'unica speranza per Midland di conquistare Doldry sarebbe stata comunque riuscire a corrompere qualcuno all'interno. Magari avrebbe dovuto pagarlo per farsi aprire le porte. Che poi ricorda un po' anche la parte con Casca che comunque c'è nella battaglia del manga. Sono esistiti dei veri assedi in cui un traditore ha consentito di entrare agli invasori. Per esempio uno famoso è l'assedio di Antiochia durante la prima crociata. Qui un armeno chiamato Firuz scalò una scala o una corda dalla torre di guardia e questo permise a un piccolo gruppo di crociati di salire sulle mura. Poi i crociati aprirono le porte e fecero entrare il grosso delle forze. Anche se l'assedio di Doldry non è proprio il massimo del realismo in uno scenario che ricorda il Medioevo europeo, Kentaro Miura era molto attento anche agli aspetti militari per quanto riusciva a saperne. E per la strategia si era ispirato probabilmente a una vera battaglia che in pochissimi conoscono, almeno in Occidente. Questa è la battaglia del fiume Tao, che invece è una battaglia famosissima della storia cinese e viene studiata anche in Giappone. La battaglia si combatté tra le forze di due regni, il regno di Han guidato dal generale Han Xin e le forze del regno Zhao. Quando le forze di Han Xin raggiunsero un passo, videro l'esercito Zhao che era accampato nella pianura. Nel cuore della notte Han Xin inviò 2000 cavalieri leggeri a aspettare sulle montagne dietro all'accampamento Zhao. Questi avevano l'ordine di impadronirsi dell'accampamento nemico non appena si fosse presentata l'opportunità. E è esattamente la strategia che porta avanti Casca nell'assedio di Doldry. Il giorno dopo Han Xin inviò 10.000 uomini attraverso il passo e ordinò loro di prendere posizione con le spalle rivolte a un fiume. I soldati Zhao si misero a ridere del fatto che gli Han si stessero mettendo in una posizione così vulnerabile, che è la stessa reazione che ha Boscogne di fronte alle tattiche di Griffith. Poi Han Xin attaccò con il resto dell'esercito e a questo punto il generale nemico ordinò di contrattaccare. La forza principale di Han Xin combatté per un po' di tempo prima di attuare una finta ritirata verso la posizione degli altri sul fiume. Eppure questa è la stessa tattica che usa Griffith. Oltre a motivare fortemente i suoi soldati che erano obbligati a combattere fino alla morte, in realtà la posizione con le spalle al fiume ha anche un altro vantaggio, cioè che non si può essere accerchiati da dietro dai nemici. Come le forze di Tudor, anche gli Zhao caddero nel tranello e mandarono sempre più truppe contro Han Xin sperando di far cadere i suoi uomini nel fiume. Però così facendo lasciarono il loro accampamento sempre più vulnerabile. Vedendo questo sviluppo della battaglia, la cavalleria leggera di Han Xin si impadronì dell'accampamento Zhao e appese gli stendardi rossi del regno di Han. Quando gli Zhao si voltarono, videro gli stendardi di Han appesi alle barricate del loro accampamento. Questo diffuse immediatamente il panico nelle truppe Zhao e Han Xin lo sfruttò per ordinare un contrattacco e vincere la battaglia. Direi che per le strettissime somiglianze ci sono pochi dubbi che questa vera battaglia abbia ispirato la presa di Doldry di Berserk. In giapponese ha dato origine anche a un modo di dire posizione con le spalle rivolte all'acqua, che indica un'ultima resistenza in cui si dà il tutto per tutto. E l'esempio della battaglia viene usato per dimostrare che spesso si ottiene meglio di sopravvivere combattendo da una posizione dove l'alternativa è la morte certa e non la fuga. Questa strategia ha senso nella Cina dell'antichità e qui si parla di un accampamento non rifornito e approntato sul momento da un esercito in movimento, mentre la fortezza di Doldry è una roccaforte perfettamente rodata per non essere abbandonata e che resiste da almeno un secolo.
In più questa battaglia della storia cinese fu combattuta nel 205 a.C., quindi in un'epoca anche tecnologicamente molto diversa dal Medioevo. Proprio a proposito di tecnologie, in Berserk ci sono le armi da fuoco. Un momento in cui le vediamo in uso è proprio la prima occasione in cui Guts partecipa a un'azione militare della Banda dei Falchi. Siamo al capitolo 14 del prologo di Berserk, subito dopo il duello con Griffith. La Banda dei Falchi si trova dentro a un castello al servizio della nobiltà di questo castello. I nemici invece si trovano accampati su una collina poco lontana oltre una piccola foresta. Griffith spiega che l'accampamento nemico dovrebbe contenere circa 2000 uomini e che la loro missione è bruciare il cibo e gli approvvigionamenti che si trovano dietro la collina. Per avvicinarsi seguiranno il corso del fiume in modo da prendere i nemici di sorpresa. Dopo aver eseguito la missione scapperanno per la via più breve, ovvero una strada che collega direttamente l'accampamento al castello. Attraverseranno il campo nemico e alla fine si ritroveranno davanti all'entrata del castello dove delle bombarde preparate in precedenza apriranno il fuoco. E queste uccideranno tanti cavalieri nemici costringendo gli altri alla ritirata. Questo piano ci fa vedere l'uso delle bombarde in Berserk, che è anche abbastanza sensato dal punto di vista tattico. Infatti nel vero Medioevo si poteva fare una sortita come questa da un piccolo castello per incendiare l'accampamento nemico. Magari sarebbe stata un po' meno rocambolesca di come la vediamo nel manga, anche se Miura ce la fa vedere veramente nei minimi dettagli. È una parte sicuramente da recuperare se vi piacciono gli aspetti militari di Berserk. Ho parlato delle armi da fuoco perché forse Midland come piano realistico, oltre a pagare un traditore, avrebbe anche potuto approntare dei super cannoni, tipo quelli che nella storia vera ha usato Maometto II per distruggere le mura di Costantinopoli, che erano pure queste considerate incrollabili nel 1453. Ma nel film usano dei cannoni che non riescono a scalfire le mura, quindi sembra che nel mondo di Berserk non abbiano ancora a disposizione una tecnologia così potente. Ma fatemi sapere anche voi nei commenti come avreste difeso o assediato Doldry, e io vi aspetto, come sempre, ai prossimi video.